Quali sono i 3 passi fondamentali per riconquistare un ex? Bene, te lo spiego all'interno di questo video. Io sono Domenico Iapello, Love e Life Coach formato in PNL ormai dal 2011 e su questo canale aiuto uomini e donne nella riconquista, seduzione, relazioni di coppia e crescita personale. Se ti fa piacere iscriviti, così ogni volta che pubblicherò nuovi video potrai vedere da subito gli aggiornamenti e guardarli in anteprima. Ora iniziamo appunto con il video e cercherò di spiegarti prima di tutto cosa avviene quando finisce una relazione. È una premessa doverosa. Perché? Perché in realtà le relazioni finiscono per svariate motivazioni, per svariate dinamiche che si creano soprattutto in una fascia, in un momento specifico della vita della coppia che vive appunto un calo che può essere generato da tutta una serie di fattori esterni o interni. Questo banalmente significa che ci possono essere intromissioni di altre persone, ci può essere un'altra donna ad essersi intromessa o ancora ci può essere una perdita di attrazione mentale, una perdita di attrazione fisica, un dubbio relativamente al futuro insieme, una parte della coppia vuole il matrimonio e i figli, una parte della coppia invece vorrebbe una vita più libera e priva di impegni e di responsabilità. Quindi questo per farti capire in realtà che le dinamiche che si innescano quando finisce una relazione sono realmente tante, ma proprio tante. Ecco perché non possiamo trattare la specifica situazione, la specifica dinamica che si è creata in modo singolare. Ecco, se una persona viene da me, per farti un esempio, e mi dice: Domenico, la nostra storia è finita perché si è intromessa mia suocera, per dire, oppure la nostra storia è finita perché c'è un'altra donna nella vita di lui. Ok, non esiste un percorso specifico, mirato per quelle persone che chiudono una relazione perché si è intromessa un'altra donna. Anche perché i risultati sarebbero alquanto scarsi. Perché? Perché in realtà ci sono questi 3 elementi di cui sto per parlarti che fanno la differenza. Fanno la differenza perché in realtà nelle migliaia di coppie che ormai ad oggi ho seguito con successo, tutte queste persone, tutte queste donne che hanno voluto riconquistare il loro ex e poi ce l'hanno fatta, in realtà hanno utilizzato questi 3 elementi. Io oggi voglio dirteli, voglio portarli alla luce affinché tu li possa consapevolizzare e possa entrare nella dinamica corretta per riconquistare l'uomo che ami. Quindi iniziamo subito. Il primo elemento in assoluto, di cui ho parlato anche in altri video, è l'empatia. Una coppia, 2 persone che non vivono di empatia non hanno nessuna possibilità, nessuna opportunità di andare avanti e seguire lo stesso canale, seguire la stessa strada, vivere insieme la propria vita. Dirai: sì Domenico, vabbè, ci sono tante altre cose che può avere una coppia in comune. Ecco, no. L'empatia è un qualcosa che tiene vivo quello che è il rapporto, tiene vivi i rapporti umani in generale. Ora, per farti un esempio, se sul posto di lavoro collabori con una persona, sei affiancata da un'altra persona, hai un capo oppure hai una collega, un collega, con il quale o con la quale ti trovi benissimo, ti trovi a meraviglia, il tuo lavoro sarà sempre straordinario, sarà sempre produttivo ed efficace. Questo perché tra di voi, inconsapevolmente, non è che lo avete voluto, inconsapevolmente si è creata una dinamica di empatia che vi tiene in simbiosi. Quella simbiosi vi permette anche di superare facilmente i problemi, le difficoltà, gli ostacoli. Okay? Nella coppia, in questo caso, l'empatia è ancora più vitale, è ancora più fondamentale per l'evolversi della sintonia, dell'armonia della coppia. Quando si parla di empatia, in realtà ci sono tutta una serie di elementi che, come dire, entrano in campo. Uno tra questi, per nominare quello più banale ma importante, è il sorriso.
le coppie dopo un certo tot di tempo smettono di sorridere. Ti sei mai chiesta se nell'ultimo periodo sorridevate allo stesso modo dei primi giorni della relazione? Il sorriso è fondamentale. Non sto parlando proprio di ridere o di andare a guardare il film comico per ridere insieme, proprio sorridere. Anche banalmente quando una persona ti dice «Ehi, ciao, come è andato il lavoro?» Tutto a posto? Sì, tutto a posto, ciao, e tu tutto bene? Cioè, questo già fa la differenza. Tante coppie che io vedo ormai, che seguo, come è andato il lavoro? Ah sì, solite cose, che vuoi, oggi è stata una giornata massacrante. Quando poi inizi a comunicare in questo modo, all'inizio ti sembra una banalità, ma col tempo diventa una montagna così grande che poi è difficile scalare. Il sorriso è uno di questi. Ne dico un altro, te ne menziono un altro per farti capire quanto possa essere importante. Il nome. Il nome. Ci dimentichiamo di chiamare l'altra persona con il suo nome. Ora, nomignole a parte che si utilizzano all'interno della coppia, il nome è ancora più importante, più del nomignolo. Smettiamo di farlo perché chiaramente poi tutto diventa automatico. No, no, no. Il nome è una di quelle cose che crea empatia. Te ne svelo ancora un'altra, la similitudine. Quando due persone hanno delle similitudini, si trovano in accordo e sintonia su un tema specifico, lì avvengono delle meraviglie. Banalmente anche sulla politica, ma anche su, non lo so, ecco, su il colore di una casa che si è visto, dice mamma che bello quel colore, no? L'altra persona dice sì, è vero, quel colore è meraviglioso. In quel momento si creano a livello sinaptico proprio delle armonie, mi piace proprio chiamarle così, delle armonie straordinarie. Ecco, la similitudine è un altro di quegli elementi che contribuisce all'empatia. Quindi ho fatto un po' di esempi per farti capire che questo primo elemento è straordinariamente fondamentale per il ritorno del tuo ex, se vuoi veramente riconquistare il tuo ex. Ok? Ora passiamo al secondo elemento. Il secondo elemento io l'ho definito il ricalco, ok? Il ricalco nella PNL si utilizza proprio per, come dire, catturare alcune cose dell'altra persona e farle proprie, quindi sentire questo senso di appartenenza con l'altra persona e soprattutto replicare alcune dinamiche dell'altra persona. Ora, molto spesso il ricalco, quando soprattutto sta per finire una relazione, si utilizza proprio in malo modo. Si utilizza, ma si utilizza in malo modo. Significa che si ricalcano le emozioni negative. La rabbia, l'odio, la tristezza, il risentimento, la frustrazione. Te ne ho menzionate solo alcune. Cosa succede? Finisce una relazione, lui viene da te e ti dice non ti amo più. In quel momento te lo sto dicendo con una certa tristezza, dall'altra parte ci sei tu. Ah, perché? Come mai? Cosa è successo? C'è un'altra? L'altra persona dice, subito c'è un'altra, non puoi considerare che tra di noi sia finito. E lì si inizia una sorta di ricalco all'emozione negativa. Questo è distruttivo. Quello che noi dobbiamo fare invece molto spesso è il ricalco positivo, cercare di catturare alcune dinamiche dell'altra persona che sono dinamiche che fanno sentire bene, fanno sentire a proprio agio l'altra persona e riportarle nella nostra vita. Banalmente, se ci accorgiamo che l'altra persona nel momento in cui, facciamo un esempio, si siede al bar a bere qualcosa, ecco, ama tanto guardarsi intorno, guardare delle cose, osservare delle situazioni, commentare delle situazioni. Ora, proprio un esempio frivolo, ecco, se così si può dire, fai la stessa cosa, inizia a ricalcare. Quando sei seduto al bar con lui, magari vi rivedrete per parlare di qualcosa, vuoi provare a riconquistarlo, siete al punto dell'incontro, come spiego nel percorso, allora a quel punto siete al bar, tu inizi a guardarti pure intorno, osservi anche tu, commenti anche tu, lui commenta una cosa, tu ne commenti un'altra, il ricalco positivo. Questo è il secondo importantissimo elemento che non può mancare e che tutte le migliaia di persone che oggi ho seguito con successo hanno utilizzato, lo ripeto. Passiamo al terzo e ultimo elemento. Il terzo elemento di cui ho parlato anche in altri video sono le emozioni. Ok? Le emozioni vanno a
anzi voglio usare un termine ancora più appropriato, fanno da cappello alla coppia, ok? La proteggono, se così si può dire, la coccolano, la custodiscono, è un po' come un cappello, come il tetto di una casa, ok? Senza le emozioni la coppia non ha nessuna possibilità di continuare a vivere in questa relazione. Se vuoi riconquistare il tuo ex, se vuoi riportarlo nella tua vita, devi regalargli delle emozioni. Molto spesso quello che succede invece è cercare di fare regali banalmente materiali. Finisce una relazione, allora regalo delle rose, c'è chi regala delle rose, c'è chi fa delle lettere, c'è chi manda i video, gli ultimi video degli ultimi 2 anni passati insieme, c'è chi invia le pennette, le chiavette, ora ti dico le cose che più sento giornalmente, c'è chi scrive delle mail, c'è chi scrive centinaia di messaggi facendo capire tutto il proprio amore. Ecco, i regali materiali, ok, virtuali, in realtà peggiorano di tanto la situazione, vedila così, ogni volta che fa un gesto del genere peggiori di tanto la situazione. Regalare delle emozioni invece fa la differenza, ok? Anche l'attrazione mentale, l'attrazione fisica è un regalo emozionale molto bello. Anche banalmente la comprensione, quando l'altra persona ti dice ho bisogno di stare da solo, in questo periodo non lo so, tra di noi non c'è più quello che c'era prima, non sento più lo stesso sentimento. Va bene, lo comprendo. Come ti fa a sentire questa cosa? Non lo so, mi sento vuoto, è come se mi mancasse qualcosa. Cosa? Cosa senti ti manca? Forse la serenità. Cos'è per te la serenità? In questo momento io sto improntando una sorta di dialogo emozionale e non un dialogo logico e razionale. Ok, dimmi perché c'è un'altra persona? Ok, mi scommetto che la tua amica ti ha fatto il lavaggio di cervello. No, in questa maniera fallirai. Quindi questi sono i 3 elementi fondamentali per risollevare una relazione con il proprio ex. Ora, se ti fa piacere, commenta questo video, ripeto, iscriviti al canale se vuoi seguire altri video gratuiti come questo e soprattutto continua a seguirmi se ti fa piacere anche sentir trattare da parte mia delle tematiche diverse che magari ti possono essere utili. Me lo scrivi nei commenti oppure mi contatti sul sito domenicoiapello.com. Lì ci sono un'infinità di corsi gratuiti e articoli di blog gratuiti, magari troverai le risposte a questo tuo particolare momento. Spero di esserti stato di aiuto e ci ritroviamo alla prossima. Ciao!